Ti sei mai chiesto se sei la stessa persona di 10 anni fa? La risposta può sembrarti ovvia, ma da un punto di vista biologico è un pochino più complicata. Il nostro corpo infatti è in un costante stato di rinnovamento. Le cellule dello stomaco che hanno a che fare con gli acidi cambiano continuamente, ogni pochi giorni. Persino la pelle, ogni 2 settimane, un mese, viene completamente rinnovata. Addirittura lo scheletro, che percepiamo così stabile, ogni 10 anni viene rimodellato. E poi ci sono i neuroni della corteccia cerebrale che rimangono con te per tutta la vita. E siamo in un certo senso un ibrido tra transitorio e permanente. L'identità che persiste nonostante il cambiamento di tutti i componenti che la compongono. Non è un'idea nuova. Plutarco, non so nemmeno quanto tempo fa, ci racconta la storia della nave di Teseo. Torna dalla sua avventura e la nave viene messa in un museo. Gli anni passano e le assi di legno che compongono la nave iniziano a marcire. E allora vengono sostituiti, uno alla volta, fino a quando vengono sostituiti tutti. Ogni singola asse di legno originale è stata rimpiazzata. Quella che abbiamo davanti è ancora la nave di Teseo? E se tutte le assi di legno originali, quelle marce, le avessi restaurate e poi le andassi a utilizzare per costruire una seconda nave, quale delle due navi adesso è la nave di Teseo? Ed è un qualcosa che esce fuori dalla filosofia. Immagina di rilasciare un software e negli anni, nei 10 anni successivi, rilasciare tanti update da andare a rimpiazzare completamente le righe di codice iniziale. È ancora lo stesso software? Questa sta diventando una questione sempre più concreta. Pensa che nel 2022 all'Università di Tokyo hanno creato un dito robotico, il cui movimento ha generato un vero e proprio tessuto muscolare, organico, coltivato in laboratorio. E sono d'accordo con te, queste creazioni mettono a disagio. Credo che sia perché sfidano la visione del mondo binaria che abbiamo, dove c'è quello che è cosciente e quello che non è cosciente. Ci sono gli esseri viventi che hanno una coscienza, hanno questa percezione alla realtà che io e te condividiamo, e poi ci sono le macchine. Può sembrare che abbiano una coscienza, ma in realtà fanno solo pattern recognition, stanno solo imitando. Adesso stanno mettendo i cervelli all'interno dei robot, e questo forse ci spinge a dover rivisitare il nostro framework. Forse la coscienza non è un interruttore on-off, ma si tratta probabilmente di un gradiente. Uno spettro i cui valori non sono 0 e 1, ma tutti i possibili valori infiniti tra questi. E magari va pure oltre l'1, chi lo sa. C'è chi ha formalizzato questa idea, il neuroscienziato Giulio Tononi con la sua Integrated Information Theory, dove propone che la coscienza sia una misura di un sistema di poter integrare informazioni. Questo valore lo chiama phi, quindi un essere umano il cui sistema di processamento, il cervello, è estremamente complicato, avrà un phi bello grande. Il phi invece di questo gattino sarà più piccolino. Ma questo è il punto, anche le piante hanno il loro phi. Qualsiasi sistema, persino un assembramento di cellule staminali neuronali messe all'interno di un robot. E quindi forse col tempo la domanda cesserà di essere se sia ancora la stessa nave, ma diventerà che cos'è la nave?